Hai mai pensato che un bug, un semplice errore di programmazione, potesse cambiare per sempre la storia dei videogiochi? Perché sì, è così che nasce Grand Theft Auto. Un gioco nato quasi per caso. Un titolo che ha sfidato la censura, scandalizzato i politici e ridefinito il concetto stesso di libertà virtuale. Da un esperimento caotico in 2D a un impero da miliardi con milioni di giocatori ancora attivi ogni giorno. Oggi ripercorriamo insieme tutta la storia di GTA, dal primo capitolo dimenticato del 97 fino all'attesissimo GTA 6, tra scandali, innovazioni e colpi di genio. Perché GTA non è solo un videogioco, è un fenomeno culturale, un pezzo di storia moderna. Ebbene, io sono Akira Popcorn e questa è la retrospettiva definitiva su Grand Theft Auto. Siamo nel 1997, internet è lento, le console hanno ancora la levetta analogica che fa fatica. E nasce un piccolo studio scozzese chiamato DMA Design. Sì, proprio quelli che poi diventeranno Rockstar North. Il loro obiettivo? Fare un gioco di poliziotti, dove dovevi mantenere l'ordine, arrestare i criminali e tutto quel classico cop show da televisione. Ma succede qualcosa. Un bug, letteralmente. Durante i test i giocatori si accorgono che è molto più divertente scappare dalla polizia che farne parte. Investire pedoni, rubare auto, creare caos in tutta la città. E invece di correggere l'errore, lo tengono. E da lì nasce Grand Theft Auto. Un titolo in 2D, con visuale dall'alto, pixel grezzi e libertà totale. Tu, un criminale qualunque, in una città aperta, senza limiti e senza missioni fisse. Era come un giocattolo proibito e il pubblico impazzì. Nonostante la grafica rudimentale, GTA diventò una leggenda dell'underground, ma soprattutto uno scandalo mediatico. Politici, giornalisti e associazioni iniziarono subito a gridare allo scandalo. Un gioco che insegna la violenza ai ragazzi. Risultato? Pubblicità gratuita e senza nemmeno saperlo. Ogni critica spingeva sempre più persone a provarlo e così quello che doveva essere un piccolo gioco sperimentale diventò la base di una delle saghe più influenti di sempre. GTA era ufficialmente nato. 2 anni dopo, nel 1999, arrivò GTA 2 e questa volta si vede subito che qualcosa è cambiato. Niente più solo criminali e poliziotti, ora ci sono gang rivali, con regole, reputazioni e missioni che cambiano a seconda di chi ti fidi. La città, signori, si chiama Anywhere City, un futuro un po' cyberpunk, pieno di neon e follia per il tempo. È più grande, più viva e soprattutto più cattiva. GTA prende tutto quello che aveva funzionato nel primo e lo amplifica. Più armi, più libertà e più caos. Ma soprattutto introduce un'idea che diventerà il cuore di tutta la saga. Un mondo che reagisce a quello che fai. Le gang ti cercano, la polizia sale di livello e tu puoi decidere se essere un criminale con regole oppure un disastro ambulante. E sappiamo benissimo che tutti abbiamo provato a essere un disastro ambulante. E c'è anche un piccolo dettaglio che pochi ricordano. Per promuovere il gioco, Rockstar gira un corto live action. Questo non lo sapevate, con attori veri, auto vere, spari ed esplosioni, girato come se fosse un film di Tarantino in miniatura. E mi dispiace dirlo, ma nessuno lo guarda. Passa totalmente inosservato, ma oggi quel corto è considerato la prima vera campagna cinematografica di un videogioco. Rockstar aveva già capito tutto. Non stava vendendo solo un gioco, stava creando un vero e proprio stile. GTA 2 non rivoluziona il mercato, ma prepara il terreno per qualcosa di veramente enorme. Perché il passo successivo sarà quello che cambia tutto. E quando arriverà nel 2001, nessuno sarà più pronto a tornare indietro. Anno 2001. PlayStation 2 è appena uscita e Rockstar decide di fare il salto, passare al 3D. Nasce GTA 3. Per la prima volta puoi camminare liberamente in una città tridimensionale, guidare, sparare, ascoltare la radio, semplicemente guardare il mondo vivere intorno a te.
La città si chiama Liberty City ed è ispirata chiaramente a New York. Piove, le luci del taxi si riflettono sull'asfalto e tutto sembra vero. Il protagonista? Un criminale muto, senza voce né morale. Un personaggio perfetto per lasciare spazio al giocatore e immedesimarsi con esso. Ma la vera magia di GTA 3 è l'atmosfera, ispirazioni da Scarface, Il Padrino e Taxi Driver. Un mix di cinema, ironia e violenza che non si era mai visto nei videogiochi. E poi c'è la radio, le stazioni con DJ finti, pubblicità assurde e musica originale. Era come vivere dentro un film interattivo. GTA 3 non era solo un gioco sandbox, era una città viva, con traffico, pedoni, missioni, gang e un sistema di polizia dinamico. E ovviamente le polemiche arrivano subito. Politici americani, associazioni, telegiornali, tutti puntano il dito contro Rockstar. Un gioco che insegna a rubare, uccidere e disprezzare la legge. Ma ogni critica aumentava le vendite. In pochi mesi GTA 3 diventa un fenomeno mondiale. E cosa più importante, definisce le regole dei giochi open world. Dopo GTA 3 tutti provano a copiarlo, veramente tutti. Da lì nasce un'era, quella in cui ogni giocatore voleva solo una cosa, libertà totale. E Rockstar non si ferma, perché l'anno dopo arriverà Vice City e sarà un viaggio nel cuore degli anni Ottanta, tra neon, cocaina e giacche pastello. È il 2002. Rockstar è all'apice del successo dopo GTA 3. Ma invece di fermarsi, decide di fare un salto indietro nel tempo, sì, come Ritorno al futuro, nasce Vice City. Un omaggio gigantesco agli anni 80, neon, giacche pastello, Ferrari finte e musica da sogno. Un mix tra Miami Vice e Scarface, ma giocabile. Appena parte la colonna sonora, sei già dentro un film. Le radio trasmettono Michael Jackson, Toto e altre musiche del tempo ed è nostalgia pura anche per chi quegli anni non li ha vissuti. E questa volta il protagonista ha una voce. Tommy Vercetti, doppiato da Ray Liotta, un gangster vecchia scuola, ironico, furbo e spietato. Per la prima volta GTA ha un vero personaggio carismatico e quella scelta cambia tutto. La storia è più cinematografica, piena di dialoghi, scene tagliate e momenti memorabili. Tommy costruisce il suo impero, passo dopo passo, finché non diventa il re indiscusso di Vice City. Ma non è solo come si potrebbe pensare la trama, è anche l'atmosfera. Le luci rosa dei club, la città che brilla di notte, i motoscafi che tagliano l'acqua, le moto rombanti sulla spiaggia. Vice City è il primo GTA con stile, un'estetica riconoscibile e quasi iconica, e il pubblico lo adora alla follia. Vende milioni di copie, vince premi e diventa un punto di riferimento. Rockstar capisce che non sta solo creando videogiochi, sta costruendo un immaginario. E se Vice City è stato il sogno patinato degli anni Ottanta, il capitolo successivo sarà il ritratto crudo degli anni 2000. Perché nel 2004 arriverà San Andreas e lì il mito diventerà leggenda vera e propria. Anno 2004. Rockstar ha già cambiato la storia con GTA 3 e Vice City, ma ora vuole proprio esagerare. Nasce San Andreas e non è solo un gioco, è un intero mondo. Non abbiamo solo una città, abbiamo 3 città. Abbiamo campagne, deserti, montagne, oceani, un'enormità mai vista prima. Per la prima volta puoi vivere in GTA. Mangiare, allenarti, ingrassare, cambiare vestiti, auto. Tutto è personalizzabile e tutto conta. Il protagonista iconico è CJ, Carl, un ragazzo che torna a Los Santos dopo la morte della madre e si ritrova in mezzo a gang, corruzione e violenza di strada. Un'ambientazione ispirata alla meravigliosa California anni 90, tra hip hop, graffiti e rivolte urbane, e la colonna sonora è un capolavoro che ancora adesso tutti conosciamo. Abbiamo Dr. Dre, i Public Enemy e i The Machine. Ogni canzone racconta un pezzo di quel mondo e di quell'epoca che fu. San Andreas non è solo enorme, è vivo. Puoi volare con un jet, rapinare case e correre nei canyon, oppure semplicemente girare per la città con la tua gang. Ed è nel 2004, ragazzi, e libertà allo stato puro, e ovviamente non mancano i bug leggendari.
le moto volanti, le auto che esplodono da sole e i mitici miti dei giocatori Bigfoot e le aree segrete, UFO. Tutte leggende nate nei forum che ancora oggi fanno parte del mito di GTA. Ma c'è anche la prima grande polemica mondiale. Il famigerato Hot Coffee Mod, un minigioco di sesso nascosto nel codice, mai accessibile, ma scoperto da alcuni modder su PC. Il risultato? Il risultato sono stati censure, cause legali, copertine cambiate e Rockstar nel caos mediatico. Ma paradossalmente le vendite salgono ancora di più. Per la serie basti che se ne parli. San Andreas diventa il GTA più amato di sempre, un simbolo della libertà nei videogiochi. E per molti fan non è mai stato superato, perché San Andreas era tutto, azione, storia e vita stessa. Dopo questo capitolo Rockstar non poteva più tornare indietro. E infatti, 4 anni dopo, cambierà di nuovo tutto, con GTA 4. Anno 2008. Rockstar decide di cambiare radicalmente tono ed approccio. Nasce GTA 4. Liberty City torna, ma non è più la stessa. Abbiamo una grafica ultra realistica, fisica avanzata e un mondo che sembra vivo davvero. Il protagonista è Nico Bellic, un immigrato dell'Est Europa. Non è un gangster da cartone animato, ha passato la guerra, ha un passato oscuro e cerca solo di sopravvivere. La storia è più adulta e seria, tratta tradimenti, criminalità organizzata, il sogno americano, ma senza perdere l'ironia tipica di GTA. La libertà c'è ancora, senza dubbio, ma le strade hanno un peso. Ogni azione ha conseguenza. La polizia è più realistica, le reazioni dei cittadini più credibili e i dettagli ancora più pazzeschi. E poi c'è la rivoluzione tecnica, motore fisico, euforia, animazioni realistiche, veicoli che reagiscono davvero agli urti. Per i tempi, e anche adesso, sembra quasi un film interattivo. GTA 4 non è il più amato da tutti i fan perché è più cupo, meno folle e meno anarchico rispetto a San Andreas o Vice City, ma è il salto di maturità della saga. È qui che Rockstar dimostra che GTA non è solo caos e follia, è anche narrazione, atmosfera e realismo assoluto. E prepara la strada per il prossimo salto, perché 4 anni dopo arriverà GTA 5 e con esso il successo planetario di GTA Online. Ok, qui arriviamo al colosso, GTA 5, il titolo che ha praticamente riscritto le regole del gaming moderno. Uscito nel 2013 è stato sviluppato con un budget record per l'epoca, oltre 260 milioni di dollari, e ha incassato oltre 1 miliardo nelle prime 24 ore. Un risultato mai visto prima, nemmeno nel cinema. Rockstar ha puntato tutto sulla scala e sulla libertà. Los Santos è una delle città più vive mai create, con un ecosistema di personaggi, traffico e dettagli pazzeschi. Ogni strada sembra reale, ogni angolo racconta una storia, ma la vera innovazione è stata la struttura a 3 protagonisti, Michael, Franklin e Trevor, 3 personalità completamente diverse, che permettono di passare da una rapina hollywoodiana a un momento di pura follia. In mezzo al deserto, senza mai staccare la tensione. La scrittura del gioco ha un equilibrio perfetto tra satira sociale e azione cinematografica. Rockstar ha preso di mira l'America contemporanea, dal capitalismo sfrenato alla cultura dei social, e l'ha trasformata in una commedia nera interattiva. E poi c'è GTA Online. L'idea iniziale era semplice, un mondo vivo e in espansione. Cosa vogliamo di più? Ma è diventato una miniera d'oro con aggiornamenti costanti, missioni, attività e rapine cooperative. Ha garantito a Rockstar miliardi di dollari per oltre 10 anni, mantenendo il gioco attivo fino ad oggi. Un decennio dopo, GTA 5 lo sappiamo benissimo è ancora tra i titoli più giocati al mondo. E questo non solo per il multiplayer, ma anche perché è diventato un fenomeno culturale. Meme, roleplay, la community di GTA è una delle più creative e longeve della storia del gaming. Il punto è questo. GTA 5 non è solo un videogioco, ma è un vero e proprio ecosistema. Un esperimento di storytelling e libertà che ha influenzato tutto ciò che è venuto dopo. E qui arriviamo al punto caldo. Il mito. Il fantasma digitale che da anni tiene svegli milioni di giocatori. GTA 6.
Dopo oltre 10 anni di GTA 5, l'attesa per il nuovo capitolo è diventata qualcosa di storico. Un fenomeno che va oltre il videogioco. Ogni leak, ogni post, ogni rumor diventa virale nel giro di minuti e Rockstar lo sa bene. La strategia del silenzio è sempre stata la loro arma segreta. Zero trailer per anni, pochissime dichiarazioni ufficiali e una gestione quasi cinematografica del mistero. Poi a dicembre 2023, il primo trailer ufficiale. Boom! Più di 100 milioni di visualizzazioni in meno di 48 ore. Il trailer più visto nella storia dei videogiochi e forse lo sarà per sempre. Ci viene mostrata Vice City in una versione moderna e viva come mai prima. Due protagonisti, Jason e Lucia, una coppia in stile Bonnie e Clyde, un ritorno alle radici criminali della saga, ma con una narrazione più intima, più realistica quasi. E da quello che si sa, GTA 6 sarà il progetto più ambizioso mai realizzato da Rockstar Games. Una mappa più grande di tutte le precedenti. Messe insieme, tra l'altro, IA potenziata, clima dinamico e un'attenzione maniacale ai dettagli. Un motore grafico che sfrutterà appieno le nuove console. Ma la vera domanda è: come si reinventa GTA nel 2025? Viviamo in un mondo dove il confine tra realtà e satira è sempre più sottile e Rockstar dovrà bilanciare la sua tipica ironia con temi attuali con i social e la politica moderna. Se riusciranno in questo, GTA 6 potrebbe ridefinire ancora una volta cosa significa videogioco open world. E non dimentichiamolo, dietro a tutto questo hype c'è una pressione davvero enorme, ragazzi. Rockstar ha perso Dan Houser, il cofondatore e mente narrativa dietro gran parte della saga. Quindi questo sarà anche un test. Vedremo se la nuova generazione di sviluppatori saprà mantenere lo spirito di Rockstar. Io ho davvero paura. Insomma, GTA 6 non è solo il prossimo capitolo, è una promessa a noi fan. È una sfida a tutto il settore e quando uscirà, probabilmente nel 2027 secondo me, sarà il momento in cui il mondo intero si fermerà di nuovo per entrare a Vice City. GTA non è mai stato solo un videogioco, è un fenomeno globale. Ha cambiato il modo di fare open world, ha ispirato serie TV, musica, meme, in generale la cultura di internet. Persino i film gangster moderni devono fare i conti con la saga, e io lo so bene. Ha diviso opinioni, criticato dai governi, dalle scuole e dai giornali. Ogni controversia ha reso la saga più forte. Rockstar ha creato un mondo che vive anche senza di te. E questo, ragazzi, è il successo di GTA Online. Da un bug del 97 a miliardi di copie vendute. Da un semplice top-down a città vive e pulsanti come Los Santos. GTA ha ridefinito il concetto di libertà nei videogiochi. E con GTA 6 in arrivo, la saga è pronta a riscrivere di nuovo le regole. Questa è la storia di Grand Theft Auto, da un esperimento scozzese a un mito globale. Un viaggio tra caos, innovazione e cultura pop. E adesso la parola tocca a voi. Qual è stato il GTA che vi ha colpito di più? E cosa vi aspettate da GTA 6? Qui era il vostro Akira Popcorn, ciao a tutti!